Immagina un pan di Spagna soffice, crema chantilly delicata, bagna, crema al cioccolato, golosa, decori fatti a mano, facili da fare. Tutto questo per la mia torta di compleanno. A proposito, grazie a tutti per gli auguri immensi che mi avete fatto, grazie. A fine video vi mostro i festeggiamenti. Iniziamo dal pan di Spagna. 6 uova intere, queste sono uova medie. Questa volta li monto con la planetaria, ma va bene anche un frullino a mano. Aggiungo 130 g di zucchero e 2 cucchiai di acqua bollente, proprio bollente. Questo servirà a far montare meglio le uova, specialmente se non sono proprio a temperatura ambiente, che sono magari più fredde. Aiuterà molto. 180 g di farina, la setaccio. Solitamente per il pan di Spagna si fa ogni uovo 30 g di farina e 30 g di zucchero. Io mi attengo ai 30 g di farina ad uovo, però lo zucchero lo diminuisco. Facciamo montare bene, come vedi sta crescendo. Aggiungo un limone grattugiato dopo però. Guarda che meraviglia, scrive come si suol dire, quindi scende ben montata. Ora la prima parte di farina la inserisco alla velocità bassa, tipo 1 della planetaria, così me la inserisce bene pian piano senza smontare, in modo che diventi più sostenuto il composto e sarà poi più facile inserire il resto a mano. Vedi ancora com'è ben montata? Il resto lo aggiungo piano piano, poco alla volta, sempre usando lo stesso la stessa frusta a mano, oppure una frusta diversa, così simulando sempre il movimento della planetaria. Adesso aggiungo il limone. A me piace aromatizzarlo il pan di Spagna. E continuiamo così finché non finisce tutta la farina. Io qui ho un po' accelerato il video, però voi fate sempre delicatamente, senza fretta, perché questa è la fase più importante del pan di Spagna, perché non essendoci lievito, è l'unico modo per farlo crescere è proprio averlo montato alla perfezione, quindi movimenti delicati. Aggiungerei anche un po' di vaniglia, ci sta. Tu vai a gusto tuo personale, metti aromi che preferisci. Ora, la particolarità di questo pan di Spagna sta che io lo voglio dividere in 3 parti uguali, così non devo poi tagliare il pan di Spagna. Avrò già 3 strati ben separati e quindi ungo 3 contenitori di alluminio usa e getta con olio e un po' di farina, da 20 cm sono l'uno, così da ottenere 3 strati già bassi, diciamo, non molto alti, da non tagliare e da farcire. È sicuramente più facile della cottura, ma puoi tranquillamente fare un'unica torta in un unico stampo e averla più alta e poi la tagli, naturalmente con tempi di cottura più lunghi, tipo 20-25 minuti. Pareggiamo e andiamo in forno a 170 gradi statico o ventilato per 15 minuti massimo. E voilà, otterremo già pan di Spagna che è sofficissimo, come si vedi, già separato. Li metto un po' con la carta forno così non si attaccheranno uno con l'altro. Come vedi si è già attaccato, vabbè. Intanto ho montato la panna, 600 ml di panna. Questa è panna non dolce e ho preparato 600 ml di crema pasticcera. La bagna con 500 ml di acqua, 100 di liquore, strega, rum o altro e solo 50 g di zucchero. Se vuoi puoi utilizzare non alcolico e ci metti qualche succo di frutta, di ananas o anche solo latte va benissimo. E bagniamo abbondantemente perché il pan di Spagna richiede la bagna. Tocchiamo se va bene, se lo aggiungiamo, e nella crema metto 2 o 3 cucchiai di panna montata in modo che si alleggerisce come peso solamente il composto. Trovi il riepilogo degli ingredienti sotto in descrizione nel primo commento e anche i link di riferimento per come realizzare la crema. E metto prima la crema chantilly
all'italiana, generosa, mi raccomando. Anzi, prima dovevo fare il bordo con la panna in modo da contenere un po' e non rovinare l'estetica esterna, diciamo, che poi magari si mischia. Invece rimaniamo con la panna, che poi rivestiremo comunque. Pan di Spagna, vedi com'è semplice così? Inzuppiamo. Strato di panna intorno, un bel bordo, e nella crema rimanente mettiamo 80 grammi di cioccolato fondente fuso oppure cacao amaro, 20 grammi, e otteniamo una buona crema al cioccolato, bella strong, e mettiamo anche questa generosamente sopra. Come vedi, la panna servirà proprio per non far sporcare l'esterno. E mettiamo l'ultimo strato, bagniamo e completiamo. Come vedi viene fuori una bella torta, perché il pan di Spagna poi si inzuppa e si gonfia ancora di più. Stucchiamo l'esterno con un po' di panna in modo da lisciare un po' tutto, da coprire tutti i buchi. Ecco qui, e con un anello vi consiglio di stringere, perché così in frigorifero quando riposerà non si dilaterà, perché il pan di Spagna, come ti ho detto, tende ad allargarsi, e quindi con un anello oppure un cerchio apribile di una tortiera lo chiudiamo e lo teniamo in frigo per almeno 3 ore, meglio ancora il giorno prima per il giorno dopo, come ho fatto io, che così si inzuppa meglio e diventa tutto ben amalgamato. Adesso vedi come rimane diritta, in forma, non si adagia. Io rivesto ulteriormente, ma ti puoi fermare anche qui e poi mettere direttamente con la sac à poche, ma io per sicurezza che non si veda magari il sotto metto un altro strato di panna, che come ti dicevo è quella senza zucchero, ma va benissimo anche la panna dolce. E adesso con una sac à poche e una bocchetta a stella facciamo il bordo, così semplicemente salendo dal basso verso l'alto. Ora questi fiorellini sono fatti con un foglio di ostia, quello che si usa per i torroni o per le decorazioni. Vedi, anche qui fa vedere altre decorazioni. E si possono fare tante cose, come ad esempio piegarlo. Questo è un foglio A4, lo piego in 3 parti e poi lo raddoppio e lo taglio rotondo. Puoi fare un segno prima, ma io tanto non ci vuole una precisione esatta. Piego, ripiego e apro un po'. Per chiudere il sotto basta un po' di acqua. L'acqua con l'ostia diventa proprio una colla, e quindi adagio i fiorellini sopra, alternati con delle nebbioline. Semplicissima, come vedi, non è niente di elaborato, ma puoi anche comprare i fiorellini già fatti, così si risparmia e li possiamo fare a nostro gusto. Poi si possono anche leggermente colorare con un pennello e un po' di colorante alimentare. Ed ecco la torta pronta. La mia torta. Qualche foto prima, anche all'esterno, e via con i festeggiamenti. Metto le candeline, che non sono poche, ahimè, e si parte con i festeggiamenti. Sono un po' preoccupata per i capelli, devo dire la verità, con tutte queste fiammelle. Desiderio e via con il soffio. Ed ora vi faccio vedere l'interno. Tolgo l'audio originale, che è meglio, perché c'è un bel po' di confusione. Ed è buonissima, inzuppata giusta, come vedi, si scioglie in bocca, e poi i gusti sono i miei preferiti. Ancora grazie a tutti e alla prossima. Un bacione grande. Reclamano la torta.